Cari amici bolonesari marittimi, ben trovati, amici di Sibolo Passion, per un altro Sibolo Tutorial. Quest'oggi parleremo di un argomento che viene da sempre molto richiesto, e cioè le migliori modalità per andare a unire il terminale con la lenza madre. Per i neofiti chiariamo che quando parliamo di lenza madre è la lenza poi alla fine che esce dal mulinello, passa attraverso tutti gli anelli e poi avrà il galleggiante, un po' di piombini e poi si termina con un qualcosa che consente di agganciarla a quella che poi è la lenza terminale, generalmente utilizzata creata con fili più sottili, magari anche di qualità costruttiva superiore, perché poi il terminale è quello che poi va a lottare in prima battuta, in prima persona con il pesce, e questo terminale dovrà unirsi alla lenza madre, quindi quella che viene dal mulinello e che c'ha galleggiante, piombi e tutto il resto, in qualche modo, cioè il punto di giunzione. In molti lo vedono come una criticità, e infatti lo è, perché se viene eseguita male o con l'accessorio sbagliato può portare chiaramente alla perdita del pesce. Quindi parliamo dei migliori sistemi, e in particolare questi sistemi che io utilizzo personalmente sono fondamentalmente tre. Il primo sistema è il più semplice e lo chiameremo sistema asola-asola. Semplice da realizzare perché non necessita di nessun accessorio aggiuntivo, ma un po' macchinoso durante l'azione di pesca quando si va a sostituire il terminale. Il secondo sistema di cui parleremo è un sistema con microgancio. Questo è molto più rapido nel cambio del terminale, però ha la necessità di un piccolo accessorietto. Il terzo sistema è il sistema a girellina semplice o girellina tripla. Anche questo è un sistema altamente efficiente in caso di turbolenze, però anche questo è un sistema che in qualche maniera rallenta l'azione di pesca quando c'è il cambio di terminale. Quindi uno a uno adesso li affronteremo e parleremo di tutto quello che serve, anche dei nodi che servono per aggiungere eventuali accessori oppure da creare il sistema asola-asola. Partiamo proprio dal sistema asola-asola, il più semplice. Asola-asola cosa significa? Significa che noi avremo sul nostro, il filo madre che passa dal mulinello, attraversa tutti gli anelli della canna, esce dalla punta della canna, avrà i galleggianti e un po' di piombini, avremo una parte finale che terminerà con un'asola. Qui ipotizzate che molto probabilmente avrete gli ultimi piombini della scalatura, la torpilla e poi lassù in cima il galleggiante. Ecco, questa lenza madre noi dovremo chiaramente andare a unirla in qualche maniera al terminale col sistema asola-asola. Ho portato qualche cordino di vari diametri così da riuscire a fare insieme quello che ci serve per capirla al meglio. Io direi che come contrasto di colore cordino giallo versus cordino azzurro si dovrebbe vedere abbastanza. Ecco, andiamo a creare l'asola. Diciamo che questo qua è un terminale, per così dire, classico da 60-70 cm, creato con uno 0,10, uno 0,12, ipotizziamo così, e in fondo ci avrà l'amo, chiaramente, no? Un amettino piccolo, io lo sapete, uno dei miei preferiti è il 710 XB, del 16, 18, del 20, quando si va a pescare con il bigattino, ma questo non è l'argomento. Quindi questo qua è il terminale, qua abbiamo l'amo virtuale, per così dire, e qua dobbiamo andare a fare l'asola. L'asola come si fa? Il nodo dell'asola è veramente semplicissimo. Ora lo eseguiamo insieme, chiaramente è lo stesso nodo che poi siamo andati a fare anche sul sistema che arriva dalla canna, della lenza madre. Qui l'ho già fatto per ragioni di comodità, e quindi andiamo a allineare i due capi in questo modo qua, e andiamo a fare un doppio nodo semplice in questo modo qua. Vado molto lento per cercare di farvi vedere tutto. Quindi allineamento, passaggio 1, ok? Allineamento e passaggio 2. Ecco fatto. Ora, prima di stringerlo vi faccio vedere come teoricamente dovrebbe venire. È buona norma a questo punto della lavorazione inumidire con la saliva, ipoteticamente fosse stato il fluorocarbon, perché generalmente questo qua lo facciamo col fluorocarbon. Andiamo a inumidire e poi a serrare. Inutile lasciare un'asola troppo piccola, perché renderebbe difficile poi le operazioni di
aggancio al resto del sistema pescante. Quindi andiamo poi, per fare i lavori come vogliamo e come si deve, per così dire, andiamo a togliere anche l'eccedenza in questo modo qua e avremo un'asola. Di qua avremo un'altra asola e non faremo altro che unirle in questo modo qua. Passiamo l'asola libera in questo modo qua, il terminale ce l'abbiamo già pronto con l'ametto virtuale, vedete l'ametto virtuale? Comunque qua c'è l'ametto, passate, per questo deve essere abbastanza grande l'asola, passate l'ametto qua dentro e poi si scorre progressivamente in questo modo qua per andare a creare una strozzatura. Le due asole si vanno a strozzare, guardiamo insieme l'ultima fase della strozzatura, tac, e questo è un sistema efficientissimo. Il terminale va in pesca, qua c'è l'amo e tutto il resto. Qualora dovessimo andare a rompere il terminale, in questo modo qua, diciamo che il pesce grosso ci ha rotto il terminale, basterà per sostituirlo tagliare con le forbicine uno dei due lembi, diciamo, dell'asola e con l'altra si tira per andare a liberare l'asola che viene dal mulinello e poter chiaramente andare a riposizionare un altro terminale con il sistema asola-asola. Quando è che si usa il sistema asola-asola? Tutte le volte che abbiamo bisogno di estrema leggerezza, naturalezza. Quando si pesca con 1 grammo, 0,75, anche 1,5 grammi, spallinate tecniche, allora lì il sistema asola-asola può essere efficiente perché chiaramente non avendo un qualcosa, una girella, un moschettoncino che appesantisce il sistema pescante in quel punto lì, consente di avere un movimento molto naturale del terminale. E questo è il primo. Passiamo al secondo, facciamo un po' di pulizia sul tavolo, passiamo al secondo sistema, che è un sistema che, come abbiamo detto, prevede un microgancio. I microganci devono essere davvero micro, perché è chiaro che stiamo pescando con la bolognese, quindi è impensabile, ragazzi, andare a mettere una vera e propria girella a moschettone, perché se no tutto il lavoro che generalmente facciamo di taratura del galleggiante, creazione della scalatura, eccetera, viene vanificato da un qualcosa di molto pesante e, mi viene da dire, ignorante in corrispondenza della parte finale, la parte più importante del sistema pescante. Quindi dobbiamo andare a mettere qualcosa di molto molto piccolo. L'avete visto più volte, io utilizzo questi qua, sono dei micro gancini Fast Link Swivel, sono di Trabucco chiaramente. E cosa sono? Adesso non so se con le telecamere riusciremo ad analizzarli nel dettaglio, ma io credo di sì. Sono delle micro girelline, ok? Delle micro girelline, non so se riuscite a vederle, che dalla parte hanno la girella e quindi scaricano in rotazione, dall'altra invece hanno un vero e proprio moschettoncino, che in realtà è un gancetto, non è un moschettoncino, protetto da un sistema di gomma che può scorrere anteriormente e può andare a bloccare in questo modo qua l'eventuale uscita dell'asola. Questo sistema qua, chiaramente questa girellina qua, la andiamo a mettere direttamente sulla lenza madre, quindi sulla lenza che arriva dal mulinello. Con che nodo vado a posizionare questa micro girellina? I nodi fondamentalmente che io utilizzo sono due, o il clinch, quindi il classico clinch, che non è il mio preferito, però è efficiente, a patto che venga ben costruito e venga anche ben inumidito nelle fasi finali di serraggio e posizionamento, e l'altro nodo è il nodo uni. Ora qua non possiamo metterci a raccontare tutti i nodi, però su YouTube ci sono tantissimi tutorial, quindi andatevi a cercare nodo uni oppure nodo clinch, tutte e due efficienti e tutte e due famosissimi, quindi efficaci. Si possono fare anche con fili molto molto sottili. Ora ipotizziamo che dal nostro filo del mulinello sia arrivato un terminale un diametro dello 0,16, generalmente in bolognese ci mette 0,16, 0,18, 0,14. Ecco, questo 0,16 lo andiamo a posizionare dentro alla girellina in questo modo qua e poi andiamo a creare il nostro nodo uni, che vi ripeto è quello che io preferisco. Come si fa il nodo uni? Questo lo facciamo insieme: si passa, si ritorna, si allinea questo baffo così, e poi si passa questo ultimo baffo per circa
4 volte, secondo me è il numero giusto, 4 volte all'interno dell'anello che si è venuto a creare. Ora io ho delle difficoltà a distanza a farlo, quindi me lo faccio qui, quindi 4 volte, e soprattutto difficoltà a farlo con questo cordino che è un trecciato e non ci si lavora per niente bene. Ecco, sono passato 4 volte da quello che è, diciamo, che era l'asola, poi si va a chiudere il nodo uni, si va a inumidire e anche stavolta non inumidirò, e poi si va a far scorrere in corrispondenza del microgancio. Ecco, ora quindi questo microgancio andiamo a pulire, perché siamo ragazzi precisi, ragazzi una volta, siamo uomini quasi vecchietti precisi, quindi questo qua è il sistema di aggancio, e poi su questo qua ci andremo a potenzialmente agganciare l'asola del terminale, che viene costruita allo stesso modo con cui abbiamo costruito prima, però l'abbiamo tagliato, quindi non ce l'abbiamo a disposizione. La facciamo, dai. Rifacciamo anche l'asola del terminale, eccola qua. Ecco, ipotizziamo che qua abbiamo il nostro terminalino, ecco qua, che comunque finisce sempre con, ecco qua abbiamo il nostro terminale. Ok, terminale, andiamo a diciamo posizionare in fase di riposo la gommina, andiamo a agganciare il terminale sul Fast Link Swivel e poi andiamo a posizionare la gommina di sicurezza che impedirà al terminale di fuoriuscire. Ecco fatto. E quindi abbiamo un sistema efficiente, super leggero, efficiente di scaricamento, che consente di cambiare rapidamente la lenza, cosa molto interessante, ma consente anche di scaricare le eventuali turbolenze che si possono creare. È un sistema molto valido, le misure io vi consiglio poi alla fine il 22 di questi microgancini, però è un sistema che, se sottoposto a tensioni piuttosto elevate, quindi quantifico, se andate a pescare i saraghi in corrente con dei fili molto importanti, quindi che ne so, 25 in bobina, 20 di terminale, un microgancino così piccolo, insomma, bisogna pensarci un po' prima di utilizzarlo. In quel caso avete bisogno, pescate in mezzo alla schiuma, quindi avete bisogno di scaricare le torsioni, ma avete bisogno anche di un sistema semplice, energico e estremamente efficiente di aggancio. Terzo sistema di unione, che è un sistema che prevede una girella tripla, questa è grossissima, l'ho presa apposta per farvela vedere, una girella tripla a trenino. Quando si pesca con la bolognese, i sistemi che si utilizzano fondamentalmente per unire il terminale prevedono delle micro girelle molto piccole. Queste sono il numero 24 e sono davvero piccole, ragazzi. Io utilizzo queste qua. Grazie a Dio qua sopra c'è anche il libraggio di tenuta, in questo caso sono 9 libre, 4 kg, che nella gran parte delle pesche con fili sottili sono più che sufficienti, ma se abbiamo la necessità di pescare, come dicevo prima, con terminali grossi, magari andare a tirare su un pesce da 1,5 kg da una scogliera di peso, pesce che si muove, allora è meglio ingrossare leggermente la grandezza e spostarsi alla misura 18, che ha una tenuta di 19 kg, e diciamo che con 19 kg siete tranquilli per qualsiasi tecnica che riguarda la bolognese. Comunque andiamo, ora che vi ho fatto vedere le misure, andiamo a riprendere queste qui grosse, che tra l'altro le uso anche per la pesca dalla barca e per la pesca dal kayak, per unire alcuni terminali. Come lo andiamo a attaccare questo sistema pescante? Nella lenza madre, che ormai abbiamo identificato con il nostro colore rosa, andiamo a eliminare il Fast Link Swivel di prima, tac, uno, però stavolta il terminale ce lo lasciamo, questa volta il terminale ce lo lasciamo, se no ce lo dobbiamo rifare. Il terminale tanto sempre quello è, Fast Link Swivel ce lo leviamo, su questa andiamo a posizionare col sistema di prima un ottimo, direi, nodo uni o nodo clinch, abbiamo già visto prima, quindi rapidamente lo faccio. Le spire con fili dello 0,16-0,18 da fare, secondo me sono 4 e sono più che sufficienti. Tac, tac.
Siamo bravi come sempre, ce l'andiamo a ripulire dal baffetto d'eccedenza, in questo modo qua, quindi abbiamo il filo che proviene dalla canna, abbiamo detto, quindi questo qua immaginatevi che qua su c'è il galleggiante, qua ci sono tutti i piombini e poi abbiamo la girella tripla che va unito poi al terminale. Come lo uniamo? Lo uniamo con lo stesso sistema che abbiamo visto prima, e cioè con un passaggio semplice dell'asola, che adesso devo riaprire, ecco. Con un passaggio semplice dell'asola, ripeto, questo è il terminale, quindi qui c'è l'asola, la lunghezza che vogliamo, e in fondo abbiamo posizionato il nostro amo. Quindi andiamo a infilare, diciamo, andiamo a infilare questo, ecco qua, quest'asola all'interno dell'occhiello, andiamo a infilare l'amo, perché qui ricordo che c'è l'amo virtuale, lo passiamo all'interno dell'asolina e poi andiamo a far scorrere tutto il sistema pescante. Ecco fatto. E in questo modo abbiamo un sistema altamente scaricante e anche con una tenuta più elevata di stress farlo rispetto al microgancino. Io ripeto, utilizzo praticamente sempre questa taglia qua, che è il 24, è vero non ha un libraggio altissimo, però ragazzi stiamo parlando di bolognese, io difficilmente mi trovo a tirare su pesci di peso da scogliere o roba del genere, uso quasi sempre il retino, quindi se usate il retino e pescate con la bolognese la misura 24 è quella che serve. Io credo di aver raccontato tutto quello che dovevo raccontare per l'universo unione terminale. Se ci sono dei punti che non sono stati chiari, degli interrogativi, eccetera, eccetera, scrivetemelo nei commenti, io come sempre leggo, analizzo e rispondo nei tempi più brevi possibili. Faremo tanti altri tutorial dedicati a questi aspetti, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube di Trabucco, perché vi arriverà una notifica e spero vi arriveranno anche nuovi contenuti sulla bolognese interessanti. Ciao amici, alla prossima!